Buongiorno a voi e benvenuti su questo canale. Oggi mi presento davvero. Io sono Murena Ciclamino. Faccio ricerca da molti anni, direi tanti, veramente tanti, perché avevo 13 anni quando ho iniziato ad interessarmi di astrologia, ma non solo astrologia. Ho cercato tutta una serie di aspetti, metodi e curiosità varie perché mi interessava la conoscenza del sé. Quindi fondamentalmente non era tanto il parlare di astri, il destino o cose di questa natura, ma la cosa che mi interessava davvero era conoscere le persone, era provare a capire, a immaginare cosa c'è dentro a ognuno di noi e come rendere al meglio i propri talenti. Diciamo che l'astrologia è stato un po' il salto di base. In realtà io mi sono trovata spesso con elementi, diciamo così, sincronici. Sincronici perché mi sono arrivati, nel tempo mi sono arrivate delle cose. E io nella mia caratteristica, nel mio desiderio di scoprire, di esplorare e anche proprio questa curiosità che ho sempre avuto, mi sono interessata, ho iniziato a studiare, a leggere, ma soprattutto a studiare, a cercare di capire cosa c'è dietro ad ogni cosa che viene trasmessa, che viene portata. Ed è già lì che ho capito che l'astrologia non poteva essere un qualcosa che è uguale per tutti. Io sono un Sagittario, non è che tutti i Sagittari si comportano come me e soprattutto non si tiene conto dell'unicità. Non si teneva conto, oggi diciamo che ci sono veramente tante cose su cui studiare, imparare, approfondire, eccetera. Parlando di tanti anni fa, c'erano alcuni testi, alcuni libri, alcune cose che ti dicevano tu sei questo e rappresenti questo, se tu appartieni a quella categoria sei così, così come anche le compatibilità. E anche lì io mi sono sempre fatta delle domande. Perché io devo essere come Sagittario in sintonia con tutti gli Arieti, con tutti i Leoni, classica triangolazione, fuoco, fuoco come me, siamo empatici, siamo compatibili. Magari, io se conosco un cancro mi ci trovo benissimo. Perché? Perché ci sono delle caratteristiche, ci sono degli elementi nel mio quadro astrologico che mi portano ad entrare in affinità anche con altre tipologie. Per questo io ho voluto sempre approfondire, ricercare, studiare e spostarmi anche su altri metodi, perché se una cosa mi parla di un aspetto, per esempio in questo caso le stelle, io ho capito nel tempo, e qui ovviamente ci sono state tutte le mie ricerche, ho capito che le stelle sono un qualcosa che ci colora da fuori davvero, nel senso che al momento della nostra nascita c'è un disegno molto chiaro che ci dice di quali colori noi disponiamo per questa vita. Ed è questa vita, ma ci sono tanti altri aspetti che poi andremo ad approfondire e non fanno parte solo di questo percorso nella nostra anima. Quindi diciamo che ho iniziato a esplorare sempre di più e anche qui sincronicamente mi sono trovata nel tempo ad attraversare la numerologia, la geomanzia, ci sono stati tutta una serie di elementi che ho guardato, esplorato, studiato e ho cercato di capire se erano davvero affini con me. Alcune parti
non mi hanno riguardato davvero, perché ognuno di noi ha dei talenti. Nel mio talento c'era questa caratteristica che continua ad esserci, che è quella di entrare in profondità nell'animo delle persone. Per questo non basta dire tu sei un Sagittario e quindi questo, quello, quell'altro, perché questo lo posso trovare in qualsiasi libro, anzi oggi lo posso trovare molto facilmente anche su internet. A questo dobbiamo aggiungere tutta una serie di aspetti. Quindi, cosa ho capito? Ho capito che il cielo senz'altro ci guarda da fuori e ci colora, ci dà degli elementi, degli strumenti di base da cui partire. Ma poi ho scoperto la mano e anche qui mi è arrivato appunto sincronicamente un testo veramente interessante, veramente fatto bene, che non ci parla solo di quella linea, visto che tu hai quella linea, ti succederà questo, ti succederà l'altro, soprattutto mi ha portato a sfatare quella logica del il destino è quello e tu non ci puoi fare niente. Io qui ho studiato veramente per tanti anni. Nella mia storia ho studiato inizialmente per conto mio e poi invece mi sono trovata in un contesto come quello di Damanhur, dove ho avuto l'occasione di vedere veramente centinaia di mani, di raccoglierle ogni anno e di comparare anche i cambiamenti, le differenze, e da qui ho capito che era veramente molto importante non fermarsi sul dettaglio, non fermarsi su quella linea, non fermarsi sul fatto che se tu hai quella traccia, di lì non potrai fare niente, non potrai mai cambiare nulla. Anzi, ho capito quanto il nostro pensiero incide nel tracciare la linea futura. E qui posso dire che ci sono appunto aspetti che ho esplorato, ho proprio anche scritto un libro portando quello che io ho capito nel tempo, quello che io ho elaborato e anche portando il mio metodo. Il mio metodo che è basato sull'insieme, sulla completezza della persona, quindi non soltanto fermandosi al quel segno, ma proprio la tipologia di mano, sei acqua, sei fuoco, sei aria, e quindi tutti questi aspetti ci portano a capire che su quel terreno quel seme può germogliare, su un altro terreno si trova in difficoltà. E quindi qui parliamo di un altro aspetto, qui parliamo di quello che parte di base alla nostra nascita, ma che si costruisce, si colora in base a quello che arriva da dentro di noi verso l'esterno, quindi come noi interpretiamo il mondo, come noi ci muoviamo nel mondo e cosa facciamo di questi colori che ci sono stati dati in dotazione. Quindi quanto più il nostro pensiero, le nostre emozioni, le emozioni profonde scrivono il nostro percorso nella nostra anima, e quanto più noi abbiamo in mano, veramente, letteralmente, nelle nostre mani, il potere di decidere, di scrivere la nostra vita e il nostro futuro. E qui io ho capito davvero quanto, sì, è vero, leggere la base della mano ci porta delle caratteristiche che sono reali, ma quanto il futuro è un qualcosa che possiamo seguire o non seguire in base alla nostra scelta. La scelta presuppone sempre di essere consapevoli. In tutto questo poi io ho continuato a ricercare, a studiare, a esplorare, a interessarmi anche di come funzioniamo, di come funzionano le relazioni, e su questo aspetto qua ho poi continuato nella ricerca e sono arrivata al metodo dei personaggi interiori, dei nostri attori, questo metodo delle astropersonalità
che unisce astrologia e parti intime. Parliamo di personalità, di personaggi che ruotano all'interno di noi, poi qui approfondiremo questo metodo e potete trovare anche delle spiegazioni sul sito che ho realizzato e che poi vi lascio sotto in descrizione. Ma questo metodo mi ha dato anche una sorta di completezza nel comprendere quanto noi variamo di stati d'animo, variamo di umore in base alle nostre parti che si avvicendano. Quindi qui entriamo in un campo ancora più specifico, ancora più approfondito, che non ci dice soltanto tu appartieni a questo segno, tu farai questo nella vita, questo è il tuo momento, eccetera, eccetera, ma ci dice anche come noi cambiamo idea velocemente, con quale frequenza, in quali fasi della vita attiviamo maggiormente delle parti di noi e quali occasioni abbiamo. Anche qui, attraverso questo metodo, possiamo capire che abbiamo un potere nelle nostre mani, cioè noi non dobbiamo subire necessariamente il flusso degli eventi, ma possiamo guidarlo, condurlo al meglio affinché la nostra vita sia il miglior risultato di quello che possiamo creare attraverso quello che ci è stato dato di base. Qui vi faccio l'esempio del una bella tela, il cavalletto, tutte le cose giuste, ho i pennelli, eccetera, eccetera, e posso costruire un'opera d'arte, ma posso anche costruire un qualcosa che non si capisce bene cos'è, non ho voglia, butto lì colore a caso. Posso avere invece anche solo della sabbia e uno dice, però tu sei fortunato perché hai quella tela, io ho solo la sabbia e non posso fare niente. In realtà c'è chi con la sabbia ha costruito delle vere opere d'arte. Quindi tanto dipende da noi. Il tanto dipende da noi ovviamente presuppone il fatto di essere in grado di riconoscere degli aspetti di sé. Quindi cosa io faccio, cosa faccio da tanti anni, in che modo, diciamo, utilizzo questi strumenti? Non li utilizzo per dire alle persone cosa devono fare, per dire tu sei quello e quindi che vuoi farci? Non puoi cambiare nulla della tua vita, ma li utilizzo proprio per dare degli strumenti di consapevolezza in mano alle persone. Io mi ritengo comunque una ricercatrice, non mi fermo a quello che conosco, non mi sono mai fermata davanti a delle convinzioni che sono scolpite sulla pietra. Non so se è giusto o sbagliato, ma questo è il mio modo di sentire, il mio modo di pensare, ma cerco di andare avanti, cerco di trovare sempre quel qualcosa in più, cerco di stupirmi delle cose che mi arrivano, come dicevo, sincronicamente, perché nulla arriva a caso, e imparo, ogni volta imparo. In oltre 40 anni io ho sempre imparato delle cose e mi sembra di avere ancora tantissimo da imparare. Questa sono io, sono una persona, diciamo, semplice e complessa, sono una persona empatica che da sempre crea un filo di connessione uno a uno, quindi mi piace lavorare con la persona, mi piace entrare dentro in profondità, mi piace diciamo sentire, gioire della gioia o dei risultati degli altri. Per questo io metto a disposizione tutta quella che è la mia esperienza, tutto quello che è il mio sapere e lo faccio veramente con amore, con dedizione. Questa per me non è un lavoro, è una missione, è un qualcosa che io sento che fa parte della mia anima, fa parte della mia crescita e che voglio e posso offrire agli altri.
Se sei interessato a conoscere di più, seguimi su questo canale e cerca di esplorare, di guardare anche quello che io ho già scritto nel mio sito, ho iniziato a scrivere nel mio sito, perché tutto in questa fase della vita mi si sta aprendo con una grande velocità. Ho atteso anni di poter essere più visibile, di poter essere conosciuta, perché ho sempre lavorato, ho sempre dato spazio appunto alla relazione, al fare. Oggi sono qui anche per condividere la cosa che mi ha mosso, che mi ha spinto nel voler portare le cose agli altri, e anche quello del lasciare le mie conoscenze, del lasciare dei metodi, del fare in modo che anche altri possano usufruire delle mie conoscenze. Io vi ringrazio se mi avete ascoltato fino a qui, mettete un like e ci vediamo nel prossimo incontro. Grazie a tutti voi.